Naviganti del hobby, questa è una puntata speciale perché è l'ultima piastrella, l'ultimo tile, l'ultimo pezzo del quadrante in basso a sinistra del tabellone di HeroQuest Caffè 3D e quindi del tavolo in 3D di HeroQuest, e abbiamo finalmente una visione d'insieme di quello che sarà il quadrante. Quindi alla fine della puntata, se volete potete skippare tutto subito, ma se volete arrivare alla fine della puntata vedrete che nel recap farò appunto questa cosa di farvi vedere tutto il tabellone, tutto il quadrante diciamo terminato. Quindi sono molto felice che siamo arrivati fino a qui, perché poi adesso passeremo alle mura e ai corridoi, quindi ci sarà ancora molto da fare, ma ormai abbiamo delineato il modo in cui dipingere il nostro tavolo in 3D di HeroQuest. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ragazzi, oggi siamo veramente una puntata topica, come vi dicevo nell'intro, perché è l'ultimo tassello del primo quadrante che dipingiamo insieme. Mi sono preparato due colori un po' particolari che forse differenzieranno leggermente rispetto a quello che vedete nel tabellone, che è quasi un rosa salmone scuro. Io mi sono preso un contrast Gryph-hound Orange e un contrast Gilliman Flash, che servirà a fare le parti più scure. Vedete qua ho mescolato già diverso Lamian, siamo già a tipo 6-7 parti di Lamian e 5 parti di Gryph-hound, quindi l'ho diluito parecchio con il suo Lamian, e andiamo a stenderlo sul solito tassello. Vediamo un pochino, vedete che fa un marrone molto chiaro. Vedete, se lo stendete di più, cosa che voglio fare adesso io, eccolo qua, vedete che vi dà questo effetto abbastanza chiaro per essere un marroncino, un po' arancione, anzi direi parecchio, ha delle belle tonalità arancioni, e fatelo tutto insomma così. Non so se voi avete voglia di seguire esattamente quello che sto facendo io. Se volete insomma il colore è questo, e secondo me è bello perché dà questa preparazione a quando faremo l'invecchiamento dopo, che è molto bella perché ci sono delle tonalità che danno già sul marrone e che dopo saranno ancora più belle. Quando poi faremo, adesso vado avanti veloce, quando faremo tutto quanto il discorso dei quadrati, uno più scuro più chiaro, vedremo il risultato. Adesso un bel time lapse. Ci sono delle cose da dire su questa basetta. Allora, la prima cosa da dire è che è una superficie molto liscia nella stampa rispetto alle altre e si fa più fatica a texturizzarla, quindi con il dry brush, ma anche con il contrast. Quindi se guardate, ho anche durante il timelapse avrete visto, ho cercato di intensificare un po' il colore rimettendone sopra un pochino di quello originale, e ho cercato anche di ripassare più volte cercando radialmente di levare i segni dei pennelli. Non è facilissimo perché effettivamente è molto liscio, quindi ora lasciamolo andare così. Speriamo che quando il contrast si asciughi queste differenze di chiaroscuro, che ora si vedono più come colpi di pennello, diventino una texture, e con quella texture la sfrutteremo poi per usare il nostro mitico streaking grime, che useremo subito sul resto, quindi qua sull'asciutto. Quindi dobbiamo veramente aspettare che si asciughi in modo tale che il colore stesso faccia la texture nelle mattonelle lisce. A tra poco.
Qui invece, mentre aspettiamo che si asciughi, anche perché dobbiamo ancora andare avanti con l'altra parte, prendiamo il nostro Gilliman Flash, lo mettiamo da qualche parte in modo tale che sia abbastanza saldo. Fate sempre attenzione a questo particolare che non si rovesci, insomma, sulla tavoletta stessa, e andiamo a fare praticamente un quadrato sì e un quadrato no. Non fate il bordo subito perché confonde, partite prima dalla tavoletta e cercate di scurire la tavoletta in questo modo qua. Non è facilissimo perché, come sempre vi dicevo prima, è molto liscia la superficie, quindi il modo migliore è andare a toccare praticamente con pazienza la tavoletta. La cosa interessante è che si scurisce e andando un po' su e giù col pennello in questo modo qua rendete anche qui un ottimo effetto texture che poi si vedrà dopo. Adesso lasciate tranquillamente andare in questo modo il pennello con il vostro Gilliman Flash, che è molto leggero, quindi in realtà serve per fare di solito le ombre e le luci su le facce, sui volti di persone bianche, insomma, quindi insomma è abbastanza chiaro. Però se guardate viene bene quando si fa in questo modo qua, toccando praticamente col pennello, perché se ne lascia giù un po' di più. Voi andate avanti in questo modo qui, con pazienza in questo caso, e vedrete che il risultato poi emergerà alla fine. Fate una piastrella sì, una no, lasciate perdere i bordi, dopo li fate di conseguenza perché confondono e si rischia di sbagliare il calcolo e trovarsi con magari quadrati inversi o attaccati di colore. Quindi andate avanti in questo modo qui che non potete sbagliare. Ci vediamo alla fine anche di questo passaggio qua. Eccola qua, guardate che effetto spettacolare che fa il Gilliman Flash sopra il Gryph-hound Orange, perché va proprio a, se voi l'avete rilasciato molto nelle parti centrali, vedete, nelle parti esterne torna a essere chiaro e quindi ha questo effetto proprio, guardate, che spettacolo che viene fuori. Allora adesso l'unica cosa da fare è veramente andare a farsi un giro e aspettare che si asciughi come non mai, perché qui lo streaking grime deve essere proprio messo sopra a queste texture. Chiaramente scurirà il tutto, andremo poi a schiarire il tutto, ma vedrete che si continuerà a vedere la differenza come le altre volte. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, si è praticamente asciugato tranne proprio quel pezzettino lì, ma non è un problema. E guardate già l'effetto che fa, vedete che intorno ai quadrati scuri ha fatto già la sua luce, quindi è già veramente un ottimo lavoro, è uscito fuori già molto bene. Ci sono queste parti qua dove ancora si vede il pennello che dobbiamo adesso levare, e quindi usiamo il nostro classico, ormai classico streaking grime, e ho già messo 5 parti di pennello sul mio pottino qui, quindi siamo più o meno a 5 contro 3, 4 e 5, mettiamone anche 6 perché servirà di più, poi dovrò aggiungerlo sicuramente. Vado a mescolare il grime con il white spirit in modo tale che diventi tutto quanto uguale e comincio a mettere lo streaking grime. Parto dalle parti interne, ecco qua, e poi vado a coprire le parti esterne. Oggi vedremo un'altra variante dello streaking grime, che è come levarlo praticamente bagnato, perché non voglio che si accentui troppo questo effetto marrone scuro, altrimenti mi va a levare il discorso delle mattonelle più chiare e più scure. Quindi cosa faremo ora? Andiamo a mettere lo streaking grime e dopo andiamo praticamente a toglierlo che è ancora bagnato. Quindi appena finito di metterlo lo mettiamo bagnato. Non esagerate questa volta, nel senso che andate via veloci così come sto facendo io, e usate molto white spirit mescolato in modo tale che sia abbastanza, diciamo, diluito e che non vada insomma a fare troppo, perché tanto adesso andiamo a levarlo veramente velocemente. Infatti vedete, sto andando abbastanza veloce perché ho intenzione proprio di levarlo nelle parti superiori quando è ancora bagnato. Perché questo? Perché ovviamente rimane meno e quindi abbiamo lo stesso effetto che abbiamo sulle altre, mantenendo però l'effetto delle nostre mattonelle, una chiara e una scura, che non vogliamo perdere, insomma, perché è molto bello ed è simile al tabellone. Poi vedete che c'è un
tronco qui, ci sono 2 tronchi da dipingere e decorare dopo. Lo faremo proprio alla fine di tutto, quando useremo magari un contrast wirewood che è perfetto per fare lo scuro. Faremo un piccolo dry brush dopo e andiamo praticamente a renderli più simili possibili al legno, staccandoli da tutto il resto della tavoletta, quindi lo facciamo alla fine per questo motivo qua. Allora, nel frattempo ho quasi fatto, ci siamo, eccolo qui. Mi è bastato quello che ho usato perché sono andato via molto veloce, quindi lo streaking grime è bastato per quello che serviva. Vedete che si è conservato parecchio anche già comunque il chiaroscuro. Adesso voi con la radiale, la luce radiale non vedete, ma così si vede, no? Quindi si è conservato perché è quasi in trasparenza lo streaking grime. Andiamo adesso subito a levarlo, quindi white spirit per pulire il pennello. Una goccia veloce, ce lo puliamo qui il pennello. Prima si fa un giro di white spirit, acqua, si asciuga, un altro giro di white spirit, acqua e si asciuga. In questo modo il pennello è pulito e pronto per la prossima volta. Il white spirit a questo punto lo utilizziamo con i nostri cotton fioc, quindi possiamo levare questo. Anzi, prima di levarlo vado a asciugarmi quello che avevo fatto, così non devo andare a pulirlo dopo. Fantastico. E andiamo a prendere il nostro streaking grime, a levarlo insomma, e partiamo da qui. Vedete che adesso che è praticamente ancora completamente bagnato, si leva facilmente. Andate radiale sul centro e lasciatelo sugli esterni, in modo tale, qui non serve magari, però andate verso il centro del mattone, vedete, e continuate in questo modo a levare tutto quello che è centrale, spostando lo streaking grime sui bordi, e vediamo che effetto fa. Vedete che ho recuperato in un attimo il effetto che c'era prima di chiaroscuro e abbiamo invecchiato praticamente tutto quanto, recuperando anche delle belle sfumature. Niente male, guardate che come si vede già qua rispetto all'altro pezzo, e andate avanti così, levate via proprio le parti centrali, cercate di mischiarlo con i white spirit, vedete, in modo tale che si vada proprio a mescolare a questo colore che fatalità è simile al marrone, ha delle tonalità appunto rossicce ed è perfetto per lo streaking grime. In questo modo però andiamo a levare i segni del pennello, vedete, e in questo modo qua si va a rendere più naturale possibile l'invecchiamento dello streaking grime. Direi che sta avvenendo proprio un bel lavoro. Anche qui adesso ci toccherà avere molta pazienza per lasciare tutto asciugare, perché poi andremo magari con un piccolo dry brush a migliorare delle zone che ormai a questo punto siamo riusciti davvero a texturizzare, come dicevo all'inizio, e poi andiamo a fare gli effetti. Oggi vi faccio vedere altri 3 effetti, questa volta enamel, sempre dell'HK, che trovate sempre da Ars Manufactoria. Se non li trovate non vi preoccupate, si possono ordinare, e vi faccio vedere insomma degli effetti molto carini. Ho un trittico interessante che non c'entra niente con le pavimentazioni perché è fatto per i motori, ma vedrete che effetto fa anche sulla pavimentazione come invecchiamento. Quindi vi faccio vedere il risultato finale, eccolo qui. Ovviamente ora è bagnato, quando è asciutto lo streaking grime farà il suo effetto satinato, patinato, proprio matte, e andremo a vedere come viene fuori la basetta tra poco. Allora ragazzi, è asciutto, guardate com'è venuto, sembra già fantastico, però vorrei avere un po' di bordo a questo punto con un dry brush leggerissimo, quindi uso un desert yellow che è molto chiaro, quindi fate attenzione se usate colorazioni di questo genere con questo tipo di colore perché è molto scuro. Vado quindi a prendermelo e ad asciugarlo veramente bene sulla tavola, in modo tale che il pennello rimanga sporco, ma non di più, perché devo andarci veramente piano. Guardate ora, vedete, così io so che non sto esagerando, e intanto do una mano soprattutto negli angoli e nelle rette, insomma, quindi negli spigoli delle varie mattonelle. E questo
diciamo che vi aiuta moltissimo a rendere realistico e quasi polveroso tutto quanto il tassello, diciamo il tiles, ok? Quindi continuate fino a quando vi piace a voi a gusto. Io per esempio adesso ne metto ancora un po', vedete che sto proprio cercando di distribuirlo sul pennello in modo tale che rimanga sporco il pennello e non esageri troppo con la colorazione. Faccio solo le rette in questo caso, quindi da una parte in verticale seguo proprio le linee e vado in orizzontale. A questo punto ho dato veramente una mano di realismo alla mia basetta, no? Guardate che come viene bene. A questo punto siamo veramente già a buon punto, direi. Io non andrei oltre, nel senso che mi piace invecchiato così, mi piacciono questi bordi più chiari che ci sono creati qui, che se andiamo a dry brushare in maniera troppo pesante andiamo sicuramente ad eliminare. Quindi evito di fare questa cosa, vado ad asciugare il mio pennello, quindi me lo preparo per dopo se serve qualcos'altro, ma in questo caso non su questa basetta, quindi andrò su altro. E diciamo che possiamo andare avanti con gli effetti. A questo punto ci mancano gli effetti. Allora, per questa tavoletta ho pensato di rimanere sempre più o meno su queste tonalità, utilizzando una triade che è fantastica, Enamel della K. La trovate anche su Ars Manufactoria. Se non la trovate, chiedete a Gigi di ordinarvela, e si può avere questa come quella dello Streaking Grime nuova, che è eccezionale. Qui abbiamo l'Engine Grime, che è questo, che vi fa questo effetto incredibile. Ve lo faccio vedere in zoomata per farvi capire. Eccolo qui, vi fa questo effetto qua praticamente, che è quello che nei motori dà diciamo quell'incrostazione bianca. Poi abbiamo l'Engine Oil che metteremo dopo aver messo lo spruzzo, quindi adesso lo facciamo subito, il Monitorium Varnish, e gli effetti li facciamo dopo, in modo tale che rimane satinato e sopra gli effetti rimangono glossati. E questo è proprio l'effetto olio del motore. E qua invece abbiamo il Dust Dirt Deposit, che è come il pigmento liquido che abbiamo usato nella puntata scorsa della Green Stuff, ma è Enamel, e quindi fa un effetto, diciamo, leggermente diverso, perché invece che essere scuro, questo qui ve lo faccio vedere, cioè invece che essere chiaro, scusatemi, questo qui è scuro, quindi quando va a seccarsi va a fare un effetto verso lo schiarimento che proprio simula l'incrostazione. Vedete nel frattempo con questo zoom quanto bene è venuta la tavoletta. Eccola qui. Quindi ora andiamo a mettere il Monitorium Varnish, questo qui. Mi raccomando, 30 cm e oltre, pochissimo, e come se fosse immerso in una nuvola la tavoletta. Non fate spruzzi diretti perché altrimenti satinate troppo, quindi non deve lucidare, deve solo proteggere quello che abbiamo fatto fino adesso, per poi andare sopra con i gloss eccetera e non farli diventare satinati grazie a lui dopo, ok? Quindi vado a fare questa cosa e torno. Si sta ancora asciugando e come vedete è già leggermente più satinato. Allora, perché mi piace farvi vedere vari effetti su questi video? La cosa più importante secondo me da portare a casa, quando si dice impara l'arte e mettila da parte, no? È quella di saper utilizzare gli stessi colori e gli stessi soprattutto effetti technical come questi in vari modi diversi, tipo il fatto che lo Streaking Grime questa volta lo abbiamo levato quando era ancora bagnato, mentre l'altra volta, dopo la puntata scorsa, se vi ricordate, l'ho lasciato asciugare completamente. Ovviamente si hanno due risultati diversi, quindi anche lo stesso colore si può utilizzare in modi differenti con varie tecniche. Per esempio ce ne sono anche altre. Si potrebbe mettere lo Streaking Grime in maniera molto più pesante, lasciarlo seccare completamente e grattarlo per esempio con una maglia di ferro, e quindi anche lì stando leggeri con un pennello a maglia di ferro, che sono cose di questo genere, per farvi capire, che trovate sempre con per esempio Green Stuff World, cose di questo genere che servono proprio, guardate, questa per esempio non è di ferro ma è di plastica. Vedete, viene fuori fino a questo livello qua, quindi rimane morbida, ma se volete irrigidirla basta tornare un po' indietro. Se io vado a grattare in questo modo con questa, vado a fare come se fosse un dry brush, ma in realtà questa gratta, e quindi praticamente avete un altro effetto, diciamo,
appunto weathering. Ci sono varie penne in questo modo qui, guardate, questa è un po' più rigida, per esempio bianca, ed ha proprio una resa più rigida, è andata a graffiare, quindi adesso ovviamente qui c'è pochissimo, però se vedete che se continuo va un pochino a graffiare, e questo potrebbe essere un altro metodo. Ce ne sono, c'è una confezione della Green Stuff che ne ha 4 in questo caso, guardate che belline che sono queste, e sono praticamente 4 diverse rigidità. Questa è ancora più dura ma con per esempio i peli più sottili, e poi c'è gialla che è quella più terribile, che ha proprio la maglia di ferro. Questa qui proprio, vedete, anche qui in base a quanto la andate a tirare fuori, tirare dentro, non torna più dentro, fantastico, eccola qui. Anche questa, vedete, proprio a seconda di quanto voi andate praticamente a irrigidirla. Questi sono veramente altri strumenti fantastici da utilizzare, sempre acquistabili su Green Stuff World, oppure tramite Ars si possono ordinare a Green Stuff. Ragazzi, primo effetto, Engine Grime. Allora, questo simula praticamente il catrame di un motore, è un po' solido nel mio caso perché è un po' vecchiotto. Vado a metterlo in una zona e guardate, lo metto proprio dentro e poi vado in giro e vediamo che succede. Ovviamente quando questo secca fa tutto un effetto suo che dovete proprio vedere, perché a questo punto è solo questione di lasciarlo seccare, ma vediamo che effetto fa. È una cosa che si usa per i motori, però non è detto che non debba essere utilizzato anche in questi casi. Poi abbiamo quindi White Spirit ovviamente per pulirlo, perché questo è un enamel, e andiamo a vedere un altro effetto. Secondo effetto, vado ad aggiungere l'engine oil al grime, quindi praticamente l'engine oil è proprio un gloss enamel che va a simulare l'olio del motore, no? Però in questo caso vado a metterlo sopra e cerco di fare un effetto insieme al grime che vada a sembrare insomma un misto fra le due cose, e vediamo che qua cosa succede. Ovviamente ora sto provando con voi, quindi questa cosa qua è un po' così a prova, però dovrebbe venire fuori una cosa carina, e vediamo che succede. Poi fatto questo, anche questo per pulire il pennello sempre col White Spirit, andiamo a pulire il pennello e vediamo il terzo effetto. L'altra parte invece proviamo il Dust and Dirt Deposit, che sono proprio appunto, come dice la parola stessa, dei depositi di polvere e di sporcizia praticamente. Prendo sul pennello e vado a metterli in giro andiamo casuali, così come lo vedete qua. Dopo ovviamente ci bisognerà andare a ritoccare se c'è bisogno, ma tanto abbiamo le wash ancora da fare, e vediamo che cosa fa questo. Sappiate, questo qui che lo vedete molto scuro in questo momento poi va completamente a schiarirsi, quindi occhio quando lo mettete perché inganna, perché diventa molto chiaro, e questo è un altro effetto. Ora lasciamo asciugare tutto e vi faccio vedere alla fine che cosa è saltato fuori. L'altro effetto che possiamo usare è questo grotto slime, che è proprio lo slime fatto praticamente dalla Army Painter. Lo mettiamo sul pennello e andiamo a stenderlo magari in mezzo al sporco della polvere che abbiamo messo, vi ricordate prima. Facciamo una cosa del genere e vediamo che succede. Ovviamente anche questo poi andrà messo a posto probabilmente con un po' di lavature, ma aspettiamo che si secchi perché questi effetti qui vanno bene una volta seccati. Ecco, se volete lavorare con gli acrilici, il grotto slime è fantastico perché si diluisce solo con l'acqua, quindi molto comodo da lavare sul pennello. E anche qui vedete intorno si sta asciugando, e man mano che si asciuga si fa questo effetto proprio sporcizia e polvere, mentre da questa parte, come vedete, si sta asciugando la parte interna del motore, chiamiamolo così, dell'effetto motore distrutto, e l'olio esterno, e quindi questo rimarrà glossato e l'interno invece seccherà e farà un po' di bianco, un po' come fa l'effetto polvere. Ci vediamo sempre fra un pochino.
Il tutto si asciuga, prendiamo lo Strong Tone che abbiamo utilizzato anche nelle altre e andiamo a fare le lavature all'interno, in modo tale che intanto ci portiamo avanti. Tanto qui si deve asciugare, ovviamente non vado proprio a buttarlo lì, lo farò quando sarà un po' più asciutto, però guardate, per esempio, se io vado a metterlo leggermente qui, vado a mescolare l'effetto, diciamo, della polvere e ovviamente vado a renderlo un po' più naturale nel suo invecchiamento, ok? Allora, qui adesso vado semplicemente a fare le varie fessure e quindi vado a mettere lo Strong Tone negli angoli, negli spigoli, e poi vado a tirarlo con il pennello in modo tale che venga a creare questa, vedete, parte. Se è troppo andate a tirarlo fuori anche sulle altre. Ecco, qui ho fatto il danno, ma va bene. Andiamo a mescolare un po' il nostro slime e poi vedremo lì che cosa succederà. È come se fosse praticamente diciamo una schifezza di sangue di qualche brutto essere che c'è stato all'interno del dungeon. Andate anche qui, fate attenzione a questo discorso qua e andate a fare le verticali e le orizzontali senza andare proprio sopra gli effetti, proprio come ho fatto adesso io per sbaglio sullo slime. Evitate, magari, così avete più tempo per lasciarlo asciugare. Come vedete non è successo niente, per carità, anche lì cosa volete che succeda? Al massimo mescolate le cose e non può che diventare ancora più, da un lato, interessante l'effetto, no? Vado a mescolare un pochino qui in modo tale che sembri macchiato ma non troppo tutto bianco e basta, e quindi vado a rendere un po' più concrete le macchie e poi vado avanti qui e voilà, abbiamo fatto anche la lavatura interna che ci mancava ovviamente perché si vedeva che non erano evidenziate certe piastrelle, diciamo, chiamiamole così, certe mattonelle. E adesso andiamo a prenderlo, a metterlo proprio direttamente noi sul pennello e ci facciamo i bordi che in questo caso sono un po' più stretti, quindi più difficili da raggiungere. Li raggiungiamo facendo colare giù dalla punta del pennello il tutto. E poi abbiamo finito. A questo punto non ci resta veramente che farla asciugare e una volta asciugata ci facciamo una bella foto e dopo non andatevene via perché farò vedere finalmente il quadrante concluso, il che veramente diventerà una figata. Vedremo un pochino che cosa abbiamo fatto di interessante facendo proprio un recap di tutto il quadrante, vedendolo montato, e così possiamo andare avanti finalmente con il resto del tavolo. Allora, io penso che qua siamo a posto. Vedete, adesso ho dato ovviamente un po' più di contrasto e basta. Lasciamo asciugare il tutto. Ultima cosa prima di lasciare asciugare, il Weirwood, che è il contrast per quanto riguarda il legno che avevamo detto di fare lì. Lo andiamo a scurire un po', così facciamo venire fuori un po' quel legno. Qui, questo è il contrast Wildwood, scusatemi, pensavo fosse Wyrm, invece è Wild. Praticamente è proprio il legno selvaggio, no? Dice. Vedete che questo va proprio a scurire tantissimo, ma è proprio, secondo me, quello che fa il caso nostro per farlo emergere dal resto della piastrella, diciamo, del tiles. Qui abbiamo veramente, vedete, un po' di contrasto e ecco qua. Lasciamo che faccia il suo mestiere. Ovviamente questo è un contrast, quindi tutti i nodi interni diventeranno più scuri, i nodi esterni invece, diciamo, la parte esterna del legno dovrebbe tornare abbastanza chiara e in teoria questo ci basta. Ovviamente io che sono un po' pignolo su questa cosa, visto che siamo qui, un leggerissimo dry brush con qualcosa di marrone un po' più chiaro, in modo tale da far vedere che è un legno, diciamo, un po' polveroso, un po' diciamo appunto più simile alla realtà. Ovviamente, ultime raccomandazioni: questi effetti, per esempio sporco, si possono ottenere anche con per esempio i pigmenti in polvere.
li andate a buttare in giro. Se volete dopo li potete diluire, espandere con un fixer, scusatemi, si chiama, sì, beh, bene o male sì, è proprio un fissante per i pigmenti polverati, e fate quello che praticamente abbiamo fatto con il Green Stuff War della puntata scorsa, cioè un pigmento liquido, solo che ve lo fate da soli, e quello anche può essere utile per avere effetti come questo senza utilizzare l'enamel, ma utilizzando appunto cose che si diluiscono più facilmente con l'acqua. Lascio asciugare questo, facciamo un ultimo, vedete adesso levo un pochino le parti alte che non voglio che rimangano marroni in questo modo qui, dove si vede che è verticale la pennellata, per dare naturalezza diciamo al tutto. E basta, adesso che è pronto per asciugarsi, lasciamo che il tutto si asciughi, vediamo il risultato e cerchiamo di capire che cos'altro possiamo farci. Ad esempio il Subterranean Wash, che è praticamente un verde scurissimo, quando vedete questa dicitura Game Master è perché praticamente il colore si trova all'interno di kit di Army Painter, che si chiamano proprio Game Master, e hanno dentro tutto un kit per costruire un dungeon o per fare sculture con il polistirolo, ovviamente espanso, super figo, e all'interno avete tutto questo tipo di colori qua. Questo è fantastico perché è un verde scuro che, per esempio, se io vado a metterlo qui sullo slime, a mescolarlo, sicuramente mi fa un bel effetto, perché levo via un pochino di slime troppo chiaro all'interno, dove voglio che appunto si veda che c'è un po' di ombra, ma vado a mescolarlo, vedete? Vado a allargare un pochino il raggio d'azione, ma ho praticamente aiutato con il verde scuro la parte dello slime interna a essere più scura di quella chiara. Quando sarà tutto asciutto sarà un putpurri di schifezze appunto mostruose e sarà bellissimo da vedere. Poi possiamo andare a metterlo da altre parti, tipo qui, e crea un effetto quasi muschio scuro. Infatti si chiama Subterranean perché è sottoterra, no? Quindi è una sorta di muschio che si va a formare quando c'è tanta umidità, e non andiamo a metterlo dappertutto, solamente in certi punti dove vogliamo che si veda una tonalità leggermente più verde rispetto a quella che abbiamo messo precedentemente, e andiamo a scurire dei nodi che vogliamo vengano un po' più scuretti. Anche qui vi ripeto, gusto, andate a farlo dove vi piace. Chiaramente su una colorazione così tutta rossiccia e marrone, ogni tanto un po' di verde crea un effetto interessante. Per esempio in ultima potremmo mettere il moss, che ancora non vi ho fatto vedere. Questo è un effetto smooth finish, quindi fa molto satinato, che è sempre della stessa serie di quelli che vendono il verdigris e il rust, che sono rispettivamente l'effetto che avete visto su Illidan The Witness quando ho fatto il bronzo ossidato, quindi l'ossido, e il rust è la ruggine, no? Allora in questo caso sempre no, in questo caso scusate, non è enamel, in questo caso è completamente acrilico, quindi si lava con l'acqua, quindi water soluble, ok? E qui andiamo a mettere il moss. Il moss è proprio l'effetto muschio, che va a raddoppiare, diciamo, e a migliorare quell'effetto che abbiamo appena fatto con il Subterranean, ma qui possiamo metterlo anche un po' sopra, perché effettivamente è molto più concentrato. Questo va proprio quando si secca a fare un effetto speciale che vi lascerà a bocca aperta, perché va a schiarirsi, ok? E quindi andate a metterlo nelle zone che vi interessano, tipo queste qui con le fessure, dove si presume che ci sia un po' più di umidità, e andate a metterlo in giro creando l'effetto muschio, come se appunto ci fosse dell'umidità nella zona, e poi andiamo a vedere che cosa succede. E vedrete che questo è un grande effetto. Questo veramente siamo ai livelli fantastici. Infatti questi effetti qui non sono nati per le miniature, ma sono nati per gli effetti speciali del cinema, quindi li fanno per le maschere, le make-up, e questo qua è veramente fantastico. Vedete anche sotto il legno che effetto fa. Poi lavate il pennello abbastanza velocemente perché secca molto velocemente questo, e anche qui aspettiamo che secchi e poi ci guardiamo tutta quanta la basetta. Ragazzi, ci siamo.
io adesso vi lancerò un recap speciale, perché nel recap andremo a mettere insieme tutti i tasselli del primo quadrante in basso a sinistra del tabellone e finalmente lo vedremo terminato. Vedete che nel frattempo l'effetto Moss ha fatto il suo muschio, anzi guardate, invece di alzare io, cerco di avvicinare io la telecamera. Ok, qui avete il muschio che ha fatto questo effetto spettacolare dal marrone scuro, mescolandosi ovviamente con il wash e il resto del fondo, diciamo, del colore, e ha fatto anche, vedete, dei piccoli effetti sul legno, che è spettacolare così. Poi abbiamo questo effetto che ancora si deve asciugare completamente, ma ha fatto proprio una polvere. Io a questo punto qui magari farò un leggero dry brush bianco, perché potrebbe essere utile, anzi lo facciamo insieme così non chiudiamo la puntata senza averlo visto. Prendiamo un Dungeon FX, che può essere praticamente un bianco sostanzialmente, e andiamo a fare un dry brush, quindi tavoletta e un dry brush velocissimo, leggero, per aumentare questo effetto grime che volevamo diciamo, su questa parte qui, no? Quindi vado a prendermi il mio bianco, lo asciugo veramente bene, raga, veramente questo deve essere proprio un pennello sporco leggero di bianco, e vado a fare questa cosa qui, leggero, vedete che vado negli angoli, negli spigoli, diciamo, ad aumentare, tra le altre vado anche un po' a levarlo e si fa un po' questo effetto qua. Non c'è da fare altro perché effettivamente va bene così, l'effetto è quello. Intorno vedete che l'olio rimane a macchia e fa proprio l'effetto gloss, che quindi simula l'effetto di qualcosa di oleoso che è rimasto lì, che può essere derivante da qualsiasi cosa nel fantasy, quindi va benissimo. Sono effetti che ho utilizzato per farveli vedere. Di qua invece il Moss ha fatto sempre il suo mestiere, e qui invece il Grotto Slime, che vi ricordo è dell'Army Painter, ha fatto questo effetto in mezzo al Dust and Dirt Deposit, che è un enamel. Quindi abbiamo mescolato un po' acrilici e enamel per fare una diciamo piastrella un po' più elaborata rispetto al solito, che ha questo effetto qui, come vedete. Insomma, alla fine è venuta proprio una bella piastrellina. Adesso lascio asciugare anche queste ultime parti e vi rimando al recap, dove vi faccio vedere il nostro primo quadrante terminato. Eccoci qua ragazzi, guardate che cosa è questo tavolo. Ovviamente questi si possono cambiare e mettere dove vogliamo, perché sono mura intercambiabili. Andremo poi a decorarle in un modo particolare tutte quante intorno. Adesso finirò ovviamente il quadrante a livello di mura e nei prossimi video vi farò vedere appunto come andare avanti a decorare porte, mura e cose del genere. Si sta ancora asciugando qualcosa della nostra tavoletta di oggi, ma vedete insomma che si è veramente uniformato tutto, abbiamo tutto veramente al posto giusto, diciamo che tutto funziona come deve, quindi gli angoli sono assolutamente intercambiabili, potete veramente mettere dove volete le mura e avete lo stesso effetto che volevamo all'inizio, e vedete proprio che meraviglia che salta fuori. Ovviamente questo adesso non posso metterlo qui perché ci vuole un angolare, ma vedete che spettacolo che viene fuori, no? E niente ragazzi, mi fa veramente piacere ed è una grande soddisfazione essere arrivato a questo punto, perché abbiamo veramente portato avanti un progetto che è meraviglioso, ma non serve fare altro, diciamo, che proseguire adesso con gli altri quadranti. Poi avremo tutti i corridoi che faremo più o meno di questo colore qui, ma anche lì aiuteremo, diciamo, il grigio a non essere solo grigio, ma metteremo effetti pietra, effetti piuttosto simili al muschio, metteremo proprio anche probabilmente del muschio sintetico, delle licheni, cose di questo genere, in modo tale che venga veramente spettacolare. Immaginate quando è tutto finito che meraviglia che viene fuori il nostro HeroQuest 3D. Quindi ragazzi, vi rimando alla prossima puntata, dove finalmente cominceremo a vedere effetti sulle mura, sulle porte e sulle trappole, sulle scale, eccetera eccetera. Ci vediamo alla prossima puntata e grazie a tutti veramente per essere arrivati fino a qui con me.
the warriors, warriors.